qui per una nuova video intervista. Ho con me il dottor Giuliano Tomei, psicologo e ricercatore presso l'importantissima Università di Oxford, ed è qui per parlarci di una interessantissima ricerca che potrebbe stravolgere tutto quello che per ora abbiamo teorizzato sulla genesi di alcuni disturbi mentali. E ringrazio il dottor De Santis per avermi invitato qui stasera a parlare di questa interessantissima ricerca che stiamo svolgendo in collaborazione tra l'Università di Oxford e l'Università di Cambridge e che riguarda appunto, come ha detto, la correlazione tra la presenza di un determinato tipo di anticorpi e lo sviluppo di sintomi psicotici. E lo studio è nato dall'osservazione di alcuni pazienti che soffrono di encefalopatia, i quali nella fase prodromica del disturbo si presentano appunto con sintomi psicotici che con l'avanzare della malattia vanno via via regredendo per poi lasciare spazio appunto alla forma acuta del disturbo neurologico. Nello specifico, quali sono le psicopatologie in cui è maggiormente presente questa relazione? In realtà stiamo parlando di cause fondamentalmente neurologiche, quindi lo studio che stiamo svolgendo in questo momento è transdiagnostico. Chiaramente la maggior parte dei pazienti si presenta con una diagnosi di schizofrenia, ma pazienti con disturbo bipolare o con depressione atipica con sintomi psicotici sono tutti pazienti che possono essere coinvolti nello studio e che stiamo attivamente cercando di coinvolgere per creare un campione il quanto più ampio possibile. Dottor Tomei, com'è nata l'idea di questa ricerca? L'idea di questa ricerca è nata da uno studio condotto nel 2008 su dei pazienti che soffrivano di encefalopatia. È stato osservato che circa l'80% di questi pazienti nella fase prodromica del disturbo si presentava con dei sintomi psicotici e man mano poi che il disturbo proseguiva questi sintomi andavano regredendo per lasciare spazio all'encefalopatia nello stadio acuto. Tuttavia uno studio condotto poi nel 2011 ha osservato che non tutti questi pazienti che soffrono di encefalopatia effettivamente poi progrediscono alla fase acuta, ma rimangono quindi in una stagnazione della fase prodromica in cui i sintomi psicotici non scompaiono mai. Sono stati quindi poi effettuati dei test di laboratorio su campioni, su prelievi di analisi del sangue, in cui è stato osservato che questi pazienti si presentavano con degli anticorpi che attaccavano in maniera spontanea il loro sistema nervoso e nello specifico i recettori dell'N-metil-D-aspartato, NMDA, e i siti per il canale del potassio voltaggio dipendente. E che la mancata ricezione delle sostanze endocrine, poiché i siti ricettori erano attaccati e quindi poi distrutti da questi anticorpi, la mancata ricezione di queste sostanze chimiche contribuiva poi all'insorgenza dei sintomi psicotici. Quanti anni durerà questa ricerca? Lo studio inizierà formalmente a breve. Abbiamo finito tutte le procedure burocratiche nei vari centri. Lo studio verrà condotto in 8 diverse cliniche universitarie in Inghilterra e per ora pianifichiamo come data di fine dello studio il 2021, quindi diciamo dall'inizio del 2017 alla fine del 2021 5 anni. Avete già ottenuto risultati interessanti? Non con questo studio, ma con lo studio, diciamo, antecedente. Questo è uno studio cosiddetto di fase 2, ovvero stiamo testando l'efficacia del trattamento e come è recepito dai pazienti, se può causare sintomi collaterali, effetti collaterali oppure sintomi spiacevoli e se effettivamente c'è una differenza significativa tra il trattamento che stiamo somministrando e un gruppo di controllo placebo. Antecedente a questo studio c'è stato lo studio Synapse 1, che è uno studio di fase 1, in cui veniva testata il metodo di reclutamento dei pazienti per vedere se i finanziamenti che poi sono stati stanziati dal Consiglio di ricerca medica inglese, per vedere se appunto lo studio di fase 2 era fattibile. Nello studio di fase 1 sono stati coinvolti 10 pazienti e 7 di essi
sono migliorati, quindi una volta ricevuto il trattamento, sono regrediti in forma asintomatica e sono rimasti tali fino ad adesso, quindi a 4 anni di distanza dal trattamento. Questa ricerca mette in dubbio tutti gli studi psicologici conosciuti sulla genesi dei disturbi psicologici, oppure può essere considerata un'integrazione? È sicuramente un'integrazione. Stiamo parlando di sintomi psichiatrici che si manifestano in un disturbo di altra natura, in un disturbo neurologico. Il grande apporto che potrebbe dare questo studio, qualora dovessimo avere dei risultati positivi, è che pazienti che in questo momento potrebbero ricevere delle cure non adatte al loro tipo di disturbo, effettivamente avrebbero accesso a un trattamento che si addice alla malattia da cui sono affetti. Non stiamo cercando di criticare gli attuali modelli teorici di genesi dei disturbi. Quello che stiamo cercando di dimostrare è che c'è un campione ben definito di pazienti che non vengono identificati e diagnosticati in maniera accurata. Quali terapie si possono ipotizzare se venisse confermata questa correlazione? La terapia che stiamo studiando adesso è la terapia che già viene, diciamo, di routine somministrata per pazienti con malattie autoimmuni, quali per esempio l'artrite reumatoide. Nel nostro specifico caso utilizziamo l'immunoglobulina somministrata endovena, che è un'infusione diciamo, un sistema di anticorpi sano da parte di donatori, che si ricava dal plasma di donatori, e un'altra medicina di cui per motivi chiaramente di copyright non posso dire il nome specifico, che però si occupa della rimozione dei linfociti B, che sono quelle cellule incaricate della produzione di questi anticorpi che vanno ad attaccare i siti che poi causano i sintomi psicotici. Grazie e un suo saluto per il pubblico del meglio per la psicologia. Ok. E ringrazio il dottor De Santis ancora una volta per l'opportunità di discutere di questo studio, e ringrazio anche tutti voi che seguite il dottor De Santis nel suo canale Vivi Meglio con la Psicologia per aver prestato attenzione a questa piccola introduzione. Spero che sia stato di vostro interesse, e qualora voleste approfondire l'argomento potete accedere al nostro sito internet synapse.org.uk.